è il 3 di marzo del 2026, sono le 16:15 quasi, e vediamo il mercato cosa sta succedendo in giro per le notizie. Quindi il mercato ha shortato, il mercato sente e sconta tutte le notizie. Questa riga nera che vedete sono i minimi del mese scorso, cioè di febbraio, dove il mercato per ora li sta tenendo, nel senso che non è che è andato a rompere con confidenza. Vediamo come chiude stasera l'SP, e a quel punto si potranno prendere decisioni. Ieri non ho potuto fare la diretta perché non sono riuscito ad arrivare a casa in tempo, e vi ricordate che sul mio conto qua personale ero entrato per uno swing long, ma ho preferito chiudere la posizione in perdita di 50 euro e ricaricare ora al momento opportuno. Io avevo iniziato l'operazione prima che succedesse un po' di casini in giro, e quindi ora ci troviamo per forza di cose a essere fuori da tenere un'operazione aperta a lungo termine. Vedete qui ho segnato anche qua i minimi di febbraio, vediamo perché saranno da riaggiornare. 11 punti, sì, più o meno ci siamo, più o meno sono uguali. Ricordate che questo, essendo un CFD, i prezzi sono leggermente diversi dal futures. Quindi vedete che il mercato sta reagendo in queste zone. Ora andiamo a vedere il TPO. Bellissima struttura long da recuperare sul TPO. Guardate da dove inizia la booleana, diciamo. Allora, questo è da recuperare, l'ultima parte da recuperare, quindi zona 6.950. Poi dove ci ha fatto capire che il mercato andava, shortava, ecco, rimbalzo esatto sul POC, NTH, questo, il POC, questo POC di RTH, coincideva con il 50%, quindi sappiamo già che a mercato ci sono short term. Questo è il punto primo. Poi guardate anche qui dove è arrivato il mercato, la zona vicino al POC, e ha ritracciato. Quindi fantastica zona da recuperare. Allora, qui ero andato a segnarvi ovviamente la wick proprio estesa in confronto al body della candela. Quando ci sono quelle wick estese, il mercato le va a rivedere. Guardate, una, due, ha recuperato anche questa che vi avevo segnato tempo fa. Il mercato prima o poi va, le sconta tutte queste. Ora vediamo se si potesse entrare long. Abbiamo un ATR di 93. Vediamo il mercato quanto ha già fatto oggi. Quindi secondo me il mercato per oggi potrebbe finire la sua corsa, se continuasse a shortare qui. Qui sarebbe una bella zona dove poter caricare. Vedete che io lavoro, mi piace lavorare con Overchart. Ecco. Qui secondo me il mercato, se arrivasse in questa zona, ci sarebbe la possibilità di un recupero. Quindi stiamo a vedere come si comporta.
Il problema è che ci sono anche delle brutte notizie in giro, quindi c'è da stare attenti in queste giornate. Vedere Overchat, vi devo far vedere, vedete? Tutto rosso, quindi tutto short, tecnologici, elettronica, questo comanda tanto, questo è il perno fondamentale per ora. Tutto short, ma perché c'è la Juve, non lo so. Comunque, intanto vediamo se si ferma realmente in questa zona, dato che siamo in diretta, almeno va vedere. Queste sono zone da attenzionare. Io qui ho fatto questa più o meno 29,50 mi segna sul daily, quindi andiamo a vedere. Io ho fatto un'operazione short in questo frangente qua, entrato short, ho mediato qui nella zona del VWAP, lo stop l'avevo sopra il 50%. Potevo tenerlo? Sì, però non ero sicuro, dato che in una zona di fine mese, cioè una zona, scusatemi, dei minimi del mese, potrebbe esserci una ripresa, lì ci potrebbero essere degli ordini passivi long. Questo vale su questi asset, dato che gli indici, nel caso l'S&P, comunque sono sempre visti al rialzo. Vedete che sta esattamente rimbalzando in questa zona, quindi uno qui potrebbe, non lo faccio perché oggi la giornata non è secondo me da long. In questi casi, quando si vedono sia sul volume profile dove si lavora, sia sul importantissimo il daily differisce da questo. Il composite volume profile sul daily è un po' diverso dal composite volume profile, questo qui che lavoro sul time frame a 2000 tick. Vedete che esattamente sta rimbalzando in questa zona. Ovviamente la può bucare, certo, ovvio, perché ora siamo già in un trend ribassista. Vedete che è molto estesa, la prima lettera molto estesa, la lettera A, la lettera B già è estesa anche lei. E abbiamo già un initial balance di 66 punti, quindi da attenzionare questo initial balance così grande che il mercato poi potrebbe ritornare dentro. Ora è meglio aspettare le 4,5 che si formi appunto questo initial balance e poi vedere se c'è la possibilità di lavorare oppure no. Queste giornate andare contro il trend del mercato io la vedo molto molto dura. Ci sono operatori al mercato, sì, ma non un'esagerazione. Il mercato ha paura, l'oro va su, il petrolio va su, non ci sono queste cose. Di conseguenza gli indici scendono. Deve arrivare anche in questa zona del 6.007, 710. Qui si potrebbe avere un altro rimbalzo, cioè il mercato ovviamente ci arriva, dovrebbe rifare altri 20 punti. Andiamo a vedere vedete, anche qui l'avevo segnato, il mercato è andato a scontarlo. Prendo già, vedete, il mercato è già andato a scontare questo. Non è detto che si continui a scendere,
io non lo vedo bene sinceramente questo mercato, quindi vediamo qui la TR, avevo già visto, comunque siamo intorno ai 70 punti di range, 70 punti di range, 1680 in questa zona even potrebbe arrivarci. Quindi se il mercato mi chiudesse in queste zona del 6007, attenderei un momentino, anche per le cose che stanno un po' succedendo in giro. Io non sono qui per parlare di quello che succede, ma ovviamente il mercato è spostato dalle notizie. Noi si lavora, come dico sempre, la struttura, però il mercato inevitabilmente è mosso dalle notizie. Un altro target short bello è questo. Vedete? Attenzionate bene una cosa, 1 e 2. Cosa vuol dire? Che in questa zona ci sono dei volumi. Nella zona dei 6.600 c'è tanti ordini passivi. Guardate, il mercato Tom arriva, non chiude questo POC, che questo POC di settembre ci rimbalza precisamente e ci va a rimbalzare anche a novembre. Quindi ora in questa zona potremmo già, vediamo un po' quanto sarebbe dai massimi, 330 punti, mettiamo in percentuale, saranno già un bel 6%. In questa zona si sarebbe belli carichi per il long, perché strutturalmente ci sarebbe la possibilità di andare a target con un bel long, ad esempio la chiusura di questo gap, se il mercato continuasse a scendere. Ipotizziamo così. Bene. Ok. Fate vedere un po' di cose. Qui dietro cose da rivisitare non ce ne sono, quindi ho già fatto vedere sul daily. 6.720 il minimo per ora. Menzioniamo questa zona e lasciamolo andare. TPO mensile, un'altra zona da attenzionare, cifra even, questa value area, questa ormai l'ha superata. Queste sono sfumature, non sono cose importantissime, però sono cose che vanno tenute d'occhio. Scende, si continua a scendere, initial balance che è quasi formato, noi attendiamo. Qui continua tutto a essere rosso, in questo momento eviterei spassionatamente il long. Faccio vedere anche il big trade. Vedete? Tutte vendite allo scoperto.